Ciao a tutti, oggi parliamo dell'acromegalia felina, una patologia ormonale legata a un'eccessiva produzione di GH. Il GH è l'ormone della crescita. Prima di iniziare questo video vi ricordo che se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria legati al cane e al gatto, iscrivetevi qua sotto al canale e se volete sostenere questo progetto mettete un bel mi piace. Generalmente in questo canale escono ogni settimana un paio di video legati a tematiche relative alla salute del vostro cane e del vostro gatto. Quindi se avete un cane e avete un gatto, iscrivetevi pure, che mi fa piacere e fondamentalmente potete conoscere le patologie che potrebbero colpire i vostri animali, come in questo caso in cui parliamo fondamentalmente dell'acromegalia felina. Abbiamo detto che c'è questa eccessiva produzione di ormone della crescita. Chi è che produce l'ormone della crescita? Lo produce una ghiandola che si chiama ipofisi, che è una ghiandola molto piccola che all'interno della nostra e della loro scatola cranica, all'interno del sistema nervoso centrale. Ed è una ghiandola che fondamentalmente regola un attimo tutto il sistema ormonale, diciamo che è coinvolta anche per esempio nella tiroide, nelle surrenali, nelle ghiandole surrenali e in altre ovviamente nel discorso ormonale legato diciamo agli ormoni sessuali, al ciclo estrale. Quindi è una ghiandola che regola diciamo tutto il comparto ormonale dei nostri animali e ovviamente anche negli esseri umani funziona nella stessa maniera. Quindi questi gatti hanno fondamentalmente di solito un macroadenoma, un adenoma che tendenzialmente produce un eccesso di ormone della crescita. Questo ormone della crescita chiaramente ha effetti anabolici e anche catabolici, come vedremo, ma soprattutto quelli anabolici sono quelli molto più evidenti, soprattutto sulle ossa, sul tessuto connettivo, sul tessuto cartilagineo. Generalmente possiamo avere a livello proprio del viso, diciamo, della faccia del nostro gatto, abbiamo un aumento, un ingrossamento della faccia del nostro gatto, possiamo avere prognatismo della mandibola sulla mascella, quindi se voi aprite la bocca del vostro gatto vedrete che la mandibola è più lunga della mascella, quindi i canini saranno più avanti rispetto a quelli della mascella. In più c'è il distanziamento anche dei denti, se li osservate il distanziamento dei denti sarà maggiore. Inoltre questi gatti potrebbero anche cambiare rumore a livello laringeo, quindi sentire dei rumori strani quando respirano o quando miagolano, perché c'è un aumento del tessuto cartilagineo e del tessuto connettivo a livello laringeo. Poi abbiamo un ingrossamento di altri organi, come per esempio il cuore, il rene e il fegato. Nel cuore può dare un'ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro e un ingrossamento anche del lato sinistro, che può ovviamente poi generare in ipertensione sistemica. Aumento, abbiamo detto, dei reni, aumento delle ghiandole surrenali, aumento del fegato. Di solito a cosa è correlato anche l'acromegalia felina e cosa bisogna andare a verificare quando abbiamo un diabete mellito. Dobbiamo andare a verificare quando abbiamo presenza di glucosio nelle urine del nostro gatto se questo diabete mellito è correlato a un'acromegalia, perché è una correlazione molto frequente ed è anche motivo per cui quando noi poi andiamo a somministrare l'insulina ai nostri gatti per cercare di gestire il diabete mellito, questa funziona poco, perché fondamentalmente molto spesso nel diabete mellito del gatto abbiamo anche la presenza di acromegalia, quindi dell'ormone della crescita, e questo dà insulina resistenza e quindi fondamentalmente funziona poco poi quando noi somministriamo l'insulina al gatto e quindi c'è un poco controllo diciamo della glicemia, dell'iperglicemia. Di solito questi gatti, proprio perché c'è molta correlazione col diabete mellito, di solito bevono tanto, urinano tanto, quindi polidipsia, poliuria e mangiano tanto. Fondamentalmente la diagnosi differenziale di solito nel gatto con l'acromegalia è l'iperadrenocorticismo nel gatto, cioè un'iperproduzione di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali. Anche questo è a volte legato sempre alla presenza di un adenoma a livello ipofisario. Come facciamo a differenziare le due cose? Fondamentalmente in entrambi i casi potremmo avere poliuria e polidipsia, perché anche l'iperadrenocorticismo dà questi tipi di segni, ma generalmente avremo un gatto più magro,
con una cute più fragile. Infatti nei gatti che soffrono di iperadrenocorticismo abbiamo una cute fragile, si dice sindrome della fragilità cutanea, che addirittura se prendete il gatto in questa, magari velocemente, vi potrebbe rimanere anche la cute in mano. Ma fondamentalmente sono gatti totalmente diversi. Nell'acromegalia abbiamo un gatto invece molto più grosso, proprio perché è tendenzialmente l'ormone della crescita che fa sviluppare tutti gli organi in maniera esagerata, diciamo. Di solito a livello di analisi del sangue abbiamo un'iperglicemia, possiamo avere anche un aumento delle transaminasi epatiche, dell'ALT, possiamo avere fondamentalmente un'iperprotidemia con però un tracciato elettroforetico normale. Possiamo avere glicosuria perché, come ho detto, è molto correlato col diabete mellito. La diagnosi fondamentalmente si fa andando a testare l'IGF-1 nel sangue. Nelle fasi iniziali potrebbe essere normale, quindi va ripetuto eventualmente più avanti se avete un sospetto di acromegalia. Chiaramente attraverso la risonanza magnetica tendenzialmente si può andare a valutare l'ipofisi e vedere eventualmente la presenza di questo macroadenoma. A livello di terapia di solito funziona bene la radioterapia, quindi si cerca di andare a rimpicciolire fondamentalmente questo macroadenoma, oppure la chirurgia attraverso ipofisiectomia sfenoidale. Di solito le prognosi sono molto variabili perché l'adenoma cresce lentamente, motivo per cui possono anche insorgere dei segni neurologici, però molto spesso non li vediamo, soprattutto nelle fasi iniziali. Quindi come prognosi variamo veramente tantissimo, da pochi mesi a anche 60 mesi, quindi fondamentalmente è una patologia abbastanza frequente, diciamo relativamente frequente nel gatto e soprattutto nel gatto adulto anziano. Spero che questo video vi sia piaciuto e ripeto, se siete interessati a questi argomenti iscrivetevi qua sotto, cliccate il tasto iscrivetevi. Un saluto a tutti e alla prossima.